Il debutto della Skoda Kodiaq non passerà certamente inosservato all'interno del segmento di SUV, questo perché la vettura si propone con un prezzo davvero molto interessante, con caratteristiche tecnologiche di altissimo livello, ma soprattutto con tanto spazio a bordo. Ma andiamo a vedere com'è fatta. Partiamo con lo stile del frontale, dove spicca la presenza di questa calandra all'interno del quale sono presenti dei listelli lucidati nella zona superiore, opachi in quella posteriore. C'è il sensore di distanza integrato all'interno della calandra stessa e il logo Skoda che spicca all'interno di questa lingua di cofano che scende verso la calandra. C'è il faro full LED, ci troviamo di fronte alla versione style, quindi al top di gamma, con i listelli luminosi LED che corrono all'interno del faro stesso e la firma luminosa nella zona inferiore. Ma faro matrix LED molto sofisticato nel suo funzionamento, in grado di variare il suo fascio luminoso sulla base di chi sopraggiunge e di chi precede. È una vettura che spicca per la presenza di alcune soluzioni che ricordano un po' il mondo dell'off-road nella zona inferiore, nonostante la presenza comunque di queste prese d'aria finte nelle zone laterali, invece vere nelle zone centrali per andare a raffreddare il motore. Una cosa che spicca sicuramente è la presenza del cofano appoggiato a palpebra sul parafango laterale, una soluzione che ricorda un po' le Land Rover, ma devo dire che sta bene anche su questa Skoda Kodiaq. La vettura è lunga 4,69 m, larga 1,88 m ed è alta 1,67 m, poggia su un passo di 2,79 m, quindi un passo molto importante per una vettura che vanta uno stile davvero molto marcato anche nella zona laterale, con la presenza di queste nervature. Questa è una delle tecnologie MQB, la lamiera stappata a caldo. Vedete come giocano questi chiaroscuri, danno un'idea molto importante alla vettura, danno un'idea di movimento di tutta la fiancata, assicurando più leggerezza ad una vettura che è comunque molto importante per quanto riguarda le dimensioni. Devo dire che questa porzione superiore con questa nervatura e questa ricorda un po' quella dell'Audi Q7, anche questo taglio del montante posteriore. Devo dire che è un complimento anche per il design Skoda, che è molto evoluto in questi anni. La zona posteriore spicca per la presenza dei gruppi ottici con la firma luminosa che corre verso il basso, e una zona superiore, vedete, molto sofisticata, molto ricercata nella composizione interna. Andiamo a vedere anche com'è la parte inferiore. Non ci sono scarichi finti, non ci sono particolari accenni di sportività. Il paraurti nella zona inferiore è dipinto di scuro, questo da un lato per andare ad agevolare il mondo dell'off-road, ma anche per andare a migliorare il rapporto della Kodiaq con la città. In questo caso abbiamo delle ruote da 18 gommate 235/55, quindi una gommatura alta di spalla, questo per assicurare più comfort, ma anche la capacità di percorrere qualche strada bianca. Ovviamente con questa vettura, nonostante la presenza del 4x4, bisogna un po' mettere da parte le capacità fuoristradistiche. Andiamo a vedere com'è fatta dentro. I materiali sono di ottima qualità, anche la finitura lucida con la maniglia cromata devo dire che sta molto bene su questo pannello, anche il ring attorno alla maniglia per tirare la porta, bello, devo dire sta molto ben rifinita. La gomma del poggiagomito è fatta bene, mentre la plastica inferiore come al solito un po' dura. Qui c'è il tasto per andare ad aprire il portellone posteriore che è elettroattuato. Una cosa che vorrei farvi notare è la presenza di questo sistema di protezione della porta, lo vedete, che permette di andare a proteggere la vettura da piccoli urti nel vostro garage o in città. L'ombrello, come al solito, tipico ormai della produzione Skoda di un certo livello. Andiamo a vedere come sono fatti i sedili. Sono belli ampi sia per quanto riguarda la seduta sia per quanto riguarda lo schienale. La sponda è abbastanza ampia, cucitura a contrasto, pelle traforata con questa finitura ad arco, la vedete sia nello schienale che nella seduta. Devo dire molto ben fatta. Il sedile ha regolazione elettrica con memoria, con 3 memorie, quindi devo dire molto confortevole. Andiamo a chiudere la porta, andiamo ad accendere il quadro con il pulsante Engine Start e Stop. Ci troviamo a bordo di una versione dotata di accesso keyless. Abbiamo la strumentazione che è di tipo completamente analogico, con tachimetro sulla destra e contagiri sulla sinistra, fondo scala 8000 e zona rossa a 6000. In questo caso siamo a bordo di una versione a benzina, temperatura dell'acqua e livello del carburante. Al centro abbiamo un sistema di computer di bordo, lo vedete, molto completo e diciamo molto ben collegato con l'altro display della vettura da 8 pollici al centro della plancia, che è di nuova generazione e soprattutto è davvero ben fatto sia per quanto riguarda l'integrazione con gli smartphone, perché ha Android Auto e Apple CarPlay, ma anche un sistema di navigazione molto completo con funzionalità anche 3D e soprattutto una connessione LTE, la vedete, che permette alla vettura di essere connessa all'esterno e anche di andare a creare una rete hotspot che può essere pratica per i vostri ospiti o anche per voi. Andiamo a vedere come
è fatta il resto della plancia. Devo dire che ha questo profilo a onda nella parte superiore che dà un bel design, è allineato con il design dell'esterno, è molto importante nella dimensione. Troviamo un bel cassettino nella zona centrale, poi c'è un altro nella zona inferiore, quindi è una vettura che offre molto posto ai suoi occupanti, una vettura che è stata anche disegnata in modo intelligente. La porta USB e AUX nella zona inferiore, in questo caso ci troviamo di fronte alla versione manuale con le varie possibilità di attivazione delle modalità di guida e il sistema off-road che va a pilotare il sistema di trazione integrale. Poi invece nella zona centrale troviamo i comandi per quanto riguarda il clima. Dietro qui nel centro troviamo un cassettino sotto al poggiabraccio con vari scomparti per andare a riporre le nostre cose. Questa è una versione dotata di tetto panoramico, lo vedete, ha la sua bella tendina che scorre, elettroattuata. Ci sono vari punti luce all'interno dell'abitacolo. Andiamo a salire dietro, andiamo a vedere come si sta. Andiamo prima di tutto a vedere i posti posteriori. Come al solito in Skoda si sta molto comodi, guardate che comoda che è questa vettura, c'è molto spazio per le gambe degli occupanti, del resto 2,79 m di passo portano anche a questo. Abbiamo il sistema di climatizzazione anche posteriore e poi un sistema di porte USB e soprattutto una presa 220 volt che può fare comodo in molte situazioni. Vorrei vedere come si sta anche sui sedili posteriori, perché questa è la versione a 7 posti. I sedili scorrono in avanti, non sono leggerissimi nel movimento, ma insomma non sono nemmeno drammatici. Allora, il pavimento è alto, sicuramente, tocco con la testa, tocco un pochino anche con le ginocchia, il sedile si è tirato un po' avanti rispetto alla configurazione precedente, lo vedete dove era precedentemente, quindi si è avanzato di quasi 10 cm, però devo dirvi che ci sto e questa è sicuramente una notizia positiva. Possono anche venire un pochino indietro col sedile, magari mi posso mettere un po' di sbiego, ma in realtà ci si sta, non è per niente male. È una 5+2, mettiamola così, è una vettura in grado di assicurare sicuramente molto spazio per 5 persone, aggiungendo quello che serve ad altri 2. Andiamo a vedere come è fatta dietro il bagagliaio, perché anche questa è una delle magie di questa vettura. Apertura elettroattuata, la vedete, eccolo qui. Il bagagliaio in questa configurazione è di 270 litri, noi ieri ci abbiamo fatto stare 2 trolley e più altre cose, per cui è già abbastanza ampio. Sotto abbiamo anche un piccolo pozzetto all'interno del quale in questo momento è stivato il tendalino. Possiamo andare ad abbattere gli schienali attraverso l'apposita maniglia qui o anche qui, forse questa è addirittura più pratica. Andiamo a vedere a quanto può arrivare. In questo momento siamo a 720 litri, che è un bagagliaio veramente enorme. Un punto luce nella zona di destra con la piccola torcia che può essere anche rimossa per praticità, e poi abbiamo altri 2 punti luce nella zona superiore, li vedete, ma questi si attivano in modo manuale. Sono presenti un altro punto luce nella zona inferiore sia a destra che a sinistra, e poi la presa 12 volt che può essere davvero molto pratica. Andando ad abbattere anche quella fila di sedili, modalità 40-20-40, si arriva a 2065 litri, una capacità davvero da furgone. Andiamo a richiudere il nostro portellone e direi che è venuto il momento di scendere su strada. Dopo averla toccata con mano, scendiamo finalmente su strada con la nostra Skoda Kodiaq. Andiamo a scoprire come va. Una vettura basata sulla piattaforma modulare per motori trasversali del gruppo Volkswagen, la MQB, una piattaforma che va dai 4,19 m della Q2, dell'Audi Q2, per arrivare ai 5,30 m della Volkswagen Atlas, quindi si allunga e si allarga sulla base delle esigenze progettuali dei vari brand, ma soprattutto porta con sé tecnologie costruttive che permettono anche alla Kodiaq di essere abbastanza leggera nel contesto del suo segmento. 1630 kg, in questo caso spinti da un motore 2000 TDI da 150 cavalli, volendo c'è anche il 1400 benzina da 125 cavalli, ma direi che per il mercato italiano è praticamente obbligatorio puntare sul motore 2000 TDI. Allora, direi che questo motore è sicuramente sufficiente per spingere la vettura, perché assicura prestazioni interessanti, non dà l'idea di essere deficitaria per quanto riguarda le prestazioni, ma devo dire che nel momento in cui salite sulla versione da 190 cavalli si nota come ci sia un maggior allungo da parte del motore, ci sia un maggior slancio, ci sia una maggior capacità di riprendere velocità nel momento in cui c'è bisogno. Sarà anche per la presenza del cambio DSG, che è sempre pronto a fornire la marcia giusta rispetto alla scelta che abbiamo del 6 marce con il cambio manuale, ma ovviamente il motore da 190 cavalli è sicuramente più pronto rispetto a quello da 150. Motore da
450 però, che secondo me è molto interessante nella versione 4x2 con il cambio DSG, dovrebbe assicurare consumi molto contenuti, che ritroviamo anche in questa versione 4x4 che sto guidando in questo momento, perché per intenderci in questo momento stiamo viaggiando a 6,6 litri ogni 100 km, quindi un consumo molto contenuto per una vettura così importante. A mio parere con la 4x2 DSG dovremmo essere attorno ai 6,1, 6,2, quindi niente male, è un motore che si dimostra come al solito molto parco nei consumi. Come vi dicevo, sicuramente interessante per quanto riguarda le prestazioni della Kodiaq, adatto per chi non ha grandi pretese prestazionali, e sicuramente adatto anche a fornire un giusto livello di comfort, perché la silenziosità di bordo è sicuramente assicurata nei range di utilizzo dai 1500 ai 3000, inizia a farsi sentire intorno ai 3.7, 3.8, ma sono regimi in cui davvero ci si spinge poco a bordo di motorizzazioni di questo genere. Mi piace molto di MQB non solo la qualità costruttiva, ma anche tutta la tecnologia che si porta appresso, quindi tutti i sistemi multimediali che in questo caso ritroviamo con lo schermo da 8 pollici. In questo caso siamo a bordo di una versione style, ma già dall'Executive di serie ritroviamo questo navigatore con lo schermo da 8 pollici, con i sensori di parcheggio. In questo caso abbiamo anche la retrocamera di parcheggio che ci permette di avere una visione bird view, quindi una visione dall'alto della vettura, e ovviamente una visione anche del retro nello specifico per andare a monitorare meglio cosa abbiamo alle nostre spalle. È una cosa sicuramente molto utile, viste considerate le dimensioni di questa vettura e l'importanza dei montanti posteriori. Per quanto riguarda la guida, devo dire che la vettura si dimostra davvero molto confortevole anche nelle buche. Andiamo a prendere questo dosso, praticamente si sente poco, non è particolarmente secca la vettura nella risposta. È un comfort che permette però di mantenere anche un buon livello di guida. Questo cosa significa? Che nel momento in cui andiamo a fare qualche curvone in appoggio, magari in autostrada o comunque anche nelle strade tutte curve, la vettura non è particolarmente deficitaria in termini di feeling di guida, anzi è una vettura che permette di sentire abbastanza quello che corre sotto le ruote, ma soprattutto rolla poco e anche pochi fenomeni di beccheggio. Quindi direi che il bilanciamento della Skoda Kodiaq è sicuramente azzeccato, un giusto mix tra la ricerca del piacere di guida e del comfort di bordo, una cosa sicuramente molto interessante per una vettura che è così alta e dotata di un baricentro ovviamente svantaggiato rispetto a quello di una normale berlina di pari dimensioni. Una piattaforma modulare che porta con sé non solo una tipologia di costruzione, ma anche una serie di componenti elettroniche che rendono questa vettura molto sicura ma anche molto confortevole. La prima tecnologia che mi piace segnalare è la presenza del cruise control attivo attraverso il radar di distanza, permette sia di mantenere la distanza di sicurezza con la vettura che precede, ma anche di frenare autonomamente. La seconda invece sono tutti i sistemi di parcheggio che vanno ad arricchire il sistema multimediale con sensore di distanza. Ve l'ho fatto vedere anche prima, un sistema di multimediale davvero molto ben fatto. All'interno troviamo sia i servizi di integrazione Google che Apple, quindi abbiamo la possibilità di andare a interagire sia con il nostro cellulare Android che con il nostro iPhone. Ed è un sistema davvero molto completo, molto ben fatto, ed è un sistema che integra al suo interno anche le retrocamere di parcheggio. In questo momento non si attivano perché siamo in movimento, ma ci permette di avere una visione bird view della vettura, sia quando andiamo a manovrare o comunque anche quando siamo nel traffico e abbiamo le auto molto vicine. Se devo trovare un difetto nella nuova Skoda Kodiaq, lo trovo nello sterzo. Per fare manovra, lo vedete, devo utilizzare veramente tanta area. È vero, la vettura è molto lunga, ha un passo molto lungo perché siamo 2,79 m, ma è proprio una questione anche di raggio di sterzo. Da questo punto di vista forse in Skoda potevano fare qualcosa di più. Prova terminata. La Skoda Kodiaq si conferma una vettura dedicata alle grandi famiglie o semplicemente a chi cerca molto spazio, qualità, tecnologia, senza badare troppo al brand, che comunque sta crescendo molto anche nella considerazione del pubblico italiano. 23.950 euro il prezzo di listino. Una versione baricentrica sarà quella 2000 TDI 150 cavalli DSG trazione anteriore, 33.750 euro, un prezzo sicuramente molto interessante per una vettura dalle grandi qualità. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it. Ciao!